Buongiorno a tutti, la volta scorsa ci siamo lasciati qui nella mia zona salotto e adesso vi porto a vedere un'altra parte della mia casa. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Una delle prime cose che si nota sul mio balcone è il mio mini pond, che attualmente è un po' disgraziato perché ho sbagliato il dosaggio di un liquido antialga e durante l'inverno la mia pianta di loto è morta, ma l'estate scorsa era così come lo state vedendo e confido di farlo diventare ancora più bello aggiungendo anche altre varietà di piante acquatiche. Come ho detto nel video sul salotto, trovo le piante fondamentali per trasmettere serenità e rendere un ambiente rilassante e ovviamente la stessa cosa vale per gli spazi all'aperto. Se non avete molto spazio a disposizione per la vostra piccola giungla urbana, potete optare per i vasi sospesi e gli orti verticali. Oltre a questo, non possono mancare le fioriere sulla ringhiera. Io ho scelto questo modello meraviglioso a ponte che adesso è anche scontato rispetto a quando le avevo comprate io. Naturalmente non possono mancare delle sedute e se c'è lo spazio un tavolino. È importante non riempire tutto il balcone di arredi perché essendo già di per sé uno spazio chiuso rischia di sembrare troppo angusto se non c'è nemmeno una zona libera. Per questo ho scelto questo set in un negozio che mi piace moltissimo che si trova vicino a casa mia. È molto particolare e riprende il tema nautico con queste bellissime corde nere. Ho passato un olio protettivo sul legno naturale per impermeabilizzarlo e questo l'ho reso ancora più bello. Trovo importante accostare diversi materiali e texture per dare movimento e quindi ho aggiunto questo puff con i manici in corda. Il cemento prende davvero vita accanto al legno e la corda è uno di quegli elementi che possono essere ripresi più volte nelle vostre zone all'aperto. Ad esempio io ho abbinato questa lanterna solare e in questo modo tutto acquista più senso. Via libera a scaffalature per non avere tutte le piante a terra. Nel mio caso ho scelto come materiale il legno per avere un legame col tavolino. Il mio è un balcone a loggia, ma nel caso il vostro fosse aperto vi consiglio di mettere degli elementi mobili che schermino dal sole. Se come me optate per mantenere tinte neutre e colori tono su tono, vi consiglio di aggiungere qualche pianta dai fiori colorati. Io ho una fucsia stupenda che presto fiorirà e una piccola plumeria che d'estate diventa coloratissima. In questo video vi ho parlato brevemente del mio balcone, ma più avanti approfondirò sia l'argomento balcone e terrazze che l'argomento piante. Spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi in questa avventura e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!